Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerò i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco. Atover, compresse rivestite Polifarma SPA. Ultimo aggiornamento. 26 luglio 2021. Cos'è Atover, compresse rivestite? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Atover, compresse rivestite durante la gravidanza e l'allattamento, effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari, effetti indesiderati, sovradosaggio, proprietà farmacodinamiche, proprietà farmacocinetiche, dati preclinici di sicurezza, elenco degli eccipienti, farmaci equivalenti, farmaci esteri. Cos'è Atover, compresse rivestite? Atover, compresse rivestite, è un farmaco a base del principio attivo enalapril più lercanidipina, appartenente alla categoria degli ACE inibitori più diuretici e nello specifico ACE inibitori e calcioantagonisti. È commercializzato in Italia dall'azienda Polifarma SPA. Atover, compresse rivestite, può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni Atover 20 mg/20 mg 28 compresse rivestite con film. Informazioni commerciali sulla prescrizione titolare. Ricordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA. Concessionario. Polifarma SPA. Ricetta. RR, medicinali soggetti a prescrizione medica classe A. Principio attivo. Enalapril più lercanidipina. Gruppo terapeutico. ACE inibitori più diuretici. Forma farmaceutica. Compresse rivestite. Indicazioni: trattamento dell'ipertensione essenziale come terapia sostitutiva nei pazienti adulti la cui pressione sanguigna è adeguatamente controllata con 20 mg di enalapril e 20 mg di lercanidipina somministrate contemporaneamente in compresse separate. Posologia. La dose raccomandata è di una compressa al giorno almeno 15 minuti prima dei pasti. Anziani. La dose dipende dalla funzionalità renale del paziente, vedere pazienti con compromissione renale. Pazienti con compromissione renale. Atover è controindicato in pazienti affetti da grave insufficienza renale, clearance della creatinina 30 ml/min, o in pazienti sottoposti a emodialisi, vedere i paragrafi 4, 3 e 4. Si raccomanda particolare cautela all'inizio del trattamento in pazienti con insufficienza renale da lieve a moderata. Pazienti con compromissione epatica. Atover è controindicato in caso di grave insufficienza epatica. Si raccomanda particolare cautela all'inizio del trattamento in pazienti con insufficienza epatica da lieve a moderata. Popolazione pediatrica. Non esiste alcuna indicazione per un uso specifico di Atover nella popolazione pediatrica per l'indicazione dell'ipertensione. Modo di somministrazione e precauzioni che devono essere prese prima della manipolazione o della somministrazione del medicinale. Il trattamento deve essere somministrato preferibilmente al mattino almeno 15 minuti prima della colazione. Questo medicinale non deve essere assunto con succo di pompelmo, vedere i paragrafi 4, 3 e 5. Controindicazioni: ipersensibilità ad un ACE inibitore o ad un calcioantagonista di idropiridinico o ad una qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6, 1. Anamnesi di angioedema causato da precedente terapia con un ACE inibitore. Angioedema ereditario o idiopatico. Secondo e terzo trimestre di gravidanza, vedere i paragrafi 4 e 6. Ostruzione all'eiezione ventricolare sinistra. Insufficienza cardiaca con gestizia non trattata. Angina pectoris instabile o infarto miocardico recente, avvenuto da meno di un mese. Grave compromissione epatica. Grave compromissione renale, GFR. 30 ml/min, compresi pazienti sottoposti a dialisi. Trattamento concomitante con potenti inibitori di CYP3A4, vedere il paragrafo 4, 5, ciclosporina, vedere il paragrafo 4, 5, pompelmo o succo di pompelmo, vedere il paragrafo 4, 5. Uso concomitante con una terapia a base di sacubitril/valsartan. Il trattamento con enalapril non deve essere iniziato prima che siano trascorse 36 ore dall'ultima dose di sacubitril/valsartan, vedere anche paragrafi 4 e 5.
L'uso concomitante di Atover con prodotti contenenti alischiren è controindicato in pazienti affetti da diabete mellito o compromissione renale, GFR. 60 ml/min/1,73 m2. Vedere paragrafi 4, 5 e 5, 1. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Ipotensione sintomatica. L'ipotensione sintomatica è stata raramente osservata in pazienti con ipertensione non complicata. Nei pazienti ipertesi trattati con l'enalapril, è più probabile che l'ipotensione sintomatica si verifichi se vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. L'effetto antiipertensivo di Atover potrebbe essere potenziato da altri farmaci ipotensivi, quali diuretici, beta bloccanti, alfa bloccanti ed altre sostanze. Inoltre, sono state osservate le seguenti interazioni con uno o l'altro componente, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni riportate su letteratura scientifica internazionale. Prima di prendere Atover, compresse rivestite insieme ad altri farmaci come Alozof, Aptivus, Artis, Atazanavir Accord, Atazanavir Dr. Redis, Atazanavir Krka, Atazanavir Milan, Atazanavir Sandoz, Aurantin, Aviflucox, Canacid, Carbamazepina EG, Clamodin, Claritrol, Claritromicina Accord, Claritromicina Alnus, Claritromicina TAN, Claritromicina Alter, Claritromicina Doc generici, Claritromicina Dr. Redis, Claritromicina EG, compressa rivestita, Claritromicina eurogenerici, Claritromicina HCS, Claritromicina Exal, Claritromicina ICMA, Claritromicina Milan Generics, Claritromicina Pensa, Claritromicina Sandoz, Claritromicina Sandoz GmbH, granulato, Claritromicina San, granulato, Claritromicina San Pharma, Claritromicina Teva, Claritromicina Zentiva, Clarmac, Crinozol, Dactarin, capsula molle, Dactarin, crema, Dactarin dermatologico, Diflucan, capsula, soluzione, uso interno, Diflucan, polvere, dintoina, dintoinale, Dizolo, Elazor, eritromicina ID, crema, soluzione, eritromicina ID, gel, eritromicina lattobionato Fisiofarma, Evotax, Exomax, fenitoina ICMA, fluconazolo ABC, fluconazolo Accord, fluconazolo Alnus, fluconazolo Aurobindo, fluconazolo B. Brown, fluconazolo Bioindustrial IM, fluconazolo Doc generici, fluconazolo EG, fluconazolo Galenica senese, fluconazolo Exal, fluconazolo ICMA, fluconazolo Cabi, fluconazolo Milan, fluconazolo Pensa, fluconazolo Ratiofarm, fluconazolo Sandoz, fluconazolo San, fluconazolo Zentiva, flucostinol, fluchimex, flumicon, flumos, fluores, fungus, gamibeta complex, gardenale, gemiflux, invirase, itraconazolo Doc generici, itraconazolo EG, itraconazolo Milan Generics, itraconazolo Sandoz, itraconazolo Teva, itragerm, chetoconazole HRA, chetonova, Clacid, compressa rivestita, granulato, Clacid, polvere, Clacid RM, Clyder, Clurenis, Cruclar, lauromicina, compressa, lauromicina, unguento, Lefunzol, Lucandiol, luminale, compressa, Macladin, compressa rivestita, Macladin, compressa rivestita, granulato, Macladin, polvere, Miconal, crema, polvere, Miconal, ovulo, Miconix, Micotef, crema, ovulo, Muches, Misoline, Nixodue, Nixoral, crema, Nixoral, shampoo, Prelagin, crema, emulsione, Prelagin, crema, Reatax, capsula, Rifadin, Rifater, Rifina, Riflax, Rifocin, Soriclar, compressa rilascio modificato, Soriclar, compressa rivestita, Spendor, Sporanox, capsula, Sporanox, soluzione, Tedim, Tegretol, Telzir, compressa rivestita, Telzir, sospensione, Trazer, Triasporin, capsula, Triasporin, soluzione, Trimicos, Viclam, compressa rivestita, Viclam, compressa rivestita, granulato, Viclam, polvere, Vinc, Vinclar, Zamizol, Zerfun, Zinerit, Zoloder, eccetera.
Chiedi al tuo medico o farmacista di fiducia di verificare che sia sicuro e non dannoso per la tua salute assumere Atover, compresse rivestite durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Atover, compresse rivestite durante la gravidanza e l'allattamento? Gravidanza. Enalapril. L'uso degli ACE inibitori, Enalapril, non è raccomandato durante il primo trimestre di gravidanza, vedere il paragrafo 4.4. L'uso degli ACE inibitori, Enalapril, è controindicato durante il secondo e vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Atover altera lievemente la capacità di guidare veicoli e di usare macchinari. Tuttavia, è consigliabile cautela in quanto possono verificarsi sintomi quali capogiri, astenia, stanchezza e in casi rari sonnolenza, vedere il paragrafo 4.8. Effetti indesiderati. Sintesi del profilo di sicurezza. La sicurezza di Atover è stata valutata in 5 studi clinici controllati in doppio cieco e in 2 studi a lungo termine in aperto. In totale, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Nell'esperienza post-marketing, sono stati riportati alcuni casi di sovradosaggio intenzionale con la somministrazione di enalapril/lercanidipina a dosi da 100 fino a 1000 mg ciascuna che hanno richiesto il ricovero. I sintomi riferiti, diminuita pressione sistolica, bradicardia, irrequietezza, sonnolenza e dolore al fianco, potrebbero essere anche stati causati dalla concomitante somministrazione di alte dosi di altri farmaci, ad esempio beta bloccanti. Sintomi di sovradosaggio con enalapril più lercanidipina assunti singolarmente. I sintomi più importanti di sovradosaggio riportati con enalapril fino ad oggi sono una marcata ipotensione, che inizia circa 6 ore dopo l'ingestione delle compresse, concomitante con un blocco del sistema renina-angiotensina e stupore. I sintomi associati a sovradosaggio da ACE inibitori possono comprendere shock circolatorio, disturbi elettrolitici, insufficienza renale, iperventilazione, tachicardia, palpitazioni, bradicardia, capogiri, ansia e tosse. Dopo ingestione di 300 mg e 440 mg di enalapril, sono stati riportati livelli sierici di enalaprilato rispettivamente 100 e 200 volte più elevati di quelli osservati normalmente in seguito a dosi terapeutiche. Come con altre didropiridine, il sovradosaggio di lercanidipina potrebbe causare eccessiva vasodilatazione periferica con marcata ipotensione e tachicardia riflessa. Tuttavia, a dosi molto elevate, la selettività periferica potrebbe perdersi, causando bradicardia e un effetto inotropo negativo. Le reazioni avverse al farmaco più comuni associate a casi di sovradosaggio sono state ipotensione, capogiri, cefalea e palpitazioni. Trattamento dei casi di sovradosaggio da enalapril e lercanidipina assunti singolarmente. Il trattamento raccomandato per il sovradosaggio da enalapril è l'infusione endovenosa di soluzione salina. In presenza di ipotensione, il paziente deve essere messo in posizione antishock. Se disponibile, si può anche prendere in considerazione il trattamento con infusione di angiotensina IV e/o catecolamine per via endovenosa. Se l'ingestione delle compresse è recente, si devono adottare misure adeguate all'eliminazione dell'enalapril maleato, esempio induzione del vomito, lavanda gastrica, somministrazione di assorbenti o solfato di sodio. L'enalaprilato può essere rimosso dalla circolazione tramite emodialisi, vedere il paragrafo 4.4. L'applicazione di pacemaker è indicata in caso di bradicardia resistente alla terapia. I segni vitali, gli elettroliti sierici e le concentrazioni di creatinina devono essere monitorati continuamente. Con l'ercanidipina, l'ipotensione clinicamente significativa richiede un supporto cardiovascolare attivo, incluso frequente monitoraggio della funzione cardiaca e respiratoria, sollevamento delle estremità e attenzione al volume dei fluidi circolanti e all'eliminazione dell'urina. Considerata la prolungata azione farmacologica di l'ercanidipina, è fondamentale che lo stato cardiovascolare del paziente sia monitorato per almeno 24 ore. Dal momento che il prodotto presenta un elevato legame alle proteine, è improbabile che la dialisi risulti efficace. I pazienti per cui si preveda un'intossicazione da moderata a grave devono essere osservati in un contesto di alto grado di assistenza. Proprietà farmacodinamiche e categoria farmacoterapeutica. ACE inibitori e calcio antagonisti. Enalapril più l'ercanidipina. Codice ATC.
C09BB02 Atover è un'associazione fissa di un ACE inibitore, enalapril, ed un calcio antagonista, l'ercanidipina, due farmaci antiipertensivi con meccanismo d'azione complementare, proprietà farmacocinetiche. Non sono state osservate interazioni farmacocinetiche durante la somministrazione concomitante di enalapril più l'ercanidipina. Proprietà farmacocinetiche dell'enalapril: assorbimento. L'enalapril per via orale è assorbito rapidamente ed il picco di concentrazione, dati preclinici di sicurezza. Associazione enalapril/l'ercanidipina. La potenziale tossicità dell'associazione fissa enalapril più l'ercanidipina è stata studiata nei ratti dopo somministrazione orale per 3 mesi e in 2 test di genotossicità. L'associazione non ha elenco degli eccipienti nucleo. Lattosio monoidrato, cellulosa microcristallina, sodio carbossimetilamido, tipo A, povidone K30, sodio idrogeno carbonato, magnesio stearato, film di rivestimento. Ipromellosa 5CP, titanio diossido, E171, macrogol 6000, ferro ossido giallo. Farmaci equivalenti. I farmaci equivalenti di Atover, compresse rivestite a base di enalapril più l'ercanidipina sono: l'Ercaprel, compresse rivestite, ACE inibitori più diuretici. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile. Iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.